Bene, come sempre, allora concediamoci un paio di minuti di silenzio, lasciamoci sprofondare nella presenza di adesso, fino a dimenticarci di tutto. Alcuni hanno usato l'immagine, sapete quei sassi un po' piatti che quando si buttano nell'acqua vanno giù un po' lentamente e poi si appoggiano sul fondo. Lasciamoci cadere nella presenza. Va bene. Siamo qui, siamo seduti in una stanza e, le varie esperienze appaiono e scompaiono in maniera naturale. Vediamo varie cose, lo schermo del computer, gli oggetti della stanza, udiamo i rumori che vengono da fuori, dalla strada o dalle altre stanze della casa o la voce che viene dall'altoparlante del computer. Abbiamo sensazioni fisiche, magari di caldo, di freddo, di stanchezza, di fame, oppure, di rilassamento piacevole. E, tanti pensieri attraversano la nostra mente, ricordi, pensieri, immagini. Tutto questo è evidente. Tutte queste cose che si presentano sono evidenti, reali, anche se hanno una durata limitata e poi spariscono, cedono il posto ad altre esperienze, ma quando appaiono queste esperienze sono reali. Però in tutto questo c'è qualche altra cosa che noi consideriamo reale e che non c'è nell'esperienza, e cioè la impressione o la credenza, che però per noi è un'evidenza quasi, un'impressione, che c'è un mondo là fuori, di fronte a me e separato da me. E poi qui ci sono io che sono un individuo in grado di prendere decisioni, fare scelte e agire in questo mondo per cercare il meglio e evitare il peggio, per avere un po' di piacere e fuggire al dolore, per controllare, per quello che ci è possibile, la situazione di quel mondo separato da noi, in modo da, mhmm, insomma, vivere, ehm, in qualche modo senza soffrire troppo. Quindi c'è un mondo là fuori, qui c'è un individuo capace di scegliere, prendere decisioni, agire, e sono separati. E il mondo è separato da me, ma è fatto di tante altre cose separate da me e le une dalle altre. Questo contesto in cui noi interpretiamo le esperienze è per noi un'evidenza quasi, ma non è sempre stato così. C'è stato un periodo in cui eravamo dei bimbi molto piccoli, in cui la nostro modo di essere era completamente diverso da questo. C'erano c'era una vastità
unitaria, senza confini, senza un dentro, ancora senza un dentro e un fuori, ancora senza un io e un altro. E in questa unitaria vastità le esperienze venivano e se ne andavano da sé, naturalmente, spontaneamente, impersonalmente, senza scopo, senza direzione, senza progetti. Andavano, venivano e andavano. In questa unità dove non c'erano separazioni. Per il bambino piccolo, lui non fa niente, tutto accade da sé. Il riso, il pianto, come il caldo e il freddo, come la fame e la sete. I movimenti delle sue mani, del suo corpo accadono da sé. Ciucciare il seno della mamma accade da sé. Tutto accade da sé. Non è lui che le fa, perché ancora non si è formata l'idea del mio. E tutto questo avviene senza una separazione, come dicevo, fra me e l'altro, fra dentro e fuori. E tutto questo vibra di una vitalità naturale e direi selvaggia, nel senso che non ha regole. Col tempo l'organismo, per proteggersi, comincia a costruire un fittizio centro operativo che in qualche modo coordina un po' i movimenti, tutte le cose, e col tempo, soprattutto quando si comincia a usare nel linguaggio la parola io, il nome proprio, questo centro operativo assume la forma di un io separato. E così nasce il mito dell'io separato. Il bambino, come sappiamo, ha una mente molto sintonizzata sul pensiero magico, sul pensiero mitico, che spesso non proietta all'esterno qualcosa che dentro di lui, che lui ha dentro ma che vede fuori. Crede nell'esistenza di Babbo Natale e la Befana, che sono proiezioni idealizzati dei genitori o dei nonni. Crede nelle fate e nelle streghe, che sono la doppia immagine che ha della mamma quando è buona o quando è cattiva con lui. Ha anche un pensiero, cioè ha paura dei mostri che si nascondono negli anfratti bui della propria cameretta quando va a dormire. È tutto un pensiero magico, è anche un pensiero animista, perché se il bambino quando corre sbatte contro lo spigolo di un tavolo, si arrabbia contro lo spigolo e lo colpisce, come se lo spigolo fosse un'entità dotata di una sua propria volontà, di una propria vita e che gli abbia fatto apposta quello scherzo, no? Ecco, tutto questo pensiero magico e mitico, mano a mano che il bambino cresce, si dissolve, però rimane il mito di questo centro operativo che diventa un individuo separato. E rimane per il semplice fatto che questo mito è condiviso con i grandi. Anche i grandi continuano a vivere in questo mito. E quindi questo mito, quando il bambino cresce, mette radici. Mette radici e ecco che comincio a sentirmi come un io separato, capace di prendere decisioni, di agire nella realtà e responsabile delle proprie azioni.
Nel momento in cui avviene questa separazione da tutto quello che non è qui dentro, in genere dietro la pelle, in questo momento si subisce una perdita, la perdita di quella unità vasta, senza separazioni, che il bambino viveva prima. E nel momento in cui avviene questa perdita, avviene un senso di mancanza, di incompletezza che, come un buco nero, rimane lì a chiedere di essere colmato. E così questa perdita e questa mancanza naturalmente è vissuta perché si vive nel mito di essere un individuo separato. Però nel momento in cui chiede di essere colmata, come se veramente esistesse un io separato, e allora è chiaro che c'è questa perdita di unità, e chi è che la deve colmare? L'io separato. Io la devo colmare con le mie azioni, come sono abituato a fare. Sono stato abituato che lo sforzo produce dei risultati e dunque mi metto di buzzo buono a cercare di colmare questo senso di perdita e di mancanza. Che cosa ho perso? Perché l'ho perso? Come lo posso recuperare? Sono domande che non molti si fanno deliberatamente, ma che ronzano nel background e si mostrano in genere con questo senso di insoddisfazione continua. E allora si cerca nelle azioni esterne qualcosa che possa colmare questo vuoto, questa perdita di totalità e lo cerchiamo a seconda dei casi, a seconda delle persone. Lo possiamo cercare nel sesso, lo possiamo cercare nel denaro, nel potere, nella fama. Sono tante le cose che cerchiamo di buttare dentro questo buco nero nel tentativo di colmarlo. Solo che ovviamente non funziona molto bene perché siccome il buco è creato dalla credenza mitica in un io separato e siccome tutte le azioni di colmare questo buco vengono fatte dall'io separato, ogni azione che compie rinforza l'idea che io sono un individuo che prende le sue scelte, che fa le sue azioni e che è ciò che crea la separazione apparente dalla totalità. Quindi più agisco per colmare questo buco, cercando all'esterno qualcosa che mi possa aiutare in questo, e più rinforzo la separazione, la mia separazione. E più rinforzo la mia separazione, e più il senso di perdita e di mancanza si stabilisce nella mia vita. E allora, dopo vari tentativi falliti, perché qualsiasi cosa anche riesco ad ottenere non placa questa mancanza, questa insoddisfazione profonda, alcuni fanno un po' quello che succede a quel racconto di quel re preistorico, di quando ancora l'umanità se ne andava scalza e naturalmente non era molto piacevole camminare sui sassi, sulle asperità del terreno, per cui il re si era stufato di questa disagio, di questo disagio, e pensò che la cosa migliore sarebbe stata quella di foderare tutto il territorio del regno con del cuoio, in maniera che così si poteva camminare sul morbido, impresa quasi impossibile, finché un suo consigliere più intelligente gli disse: ma basta tagliare 2 pezzetti di cuoio grandi come i piedi, legarli sotto ai piedi e dovunque vai hai sotto il cuoio. Fuor di metafora, una volta vista l'impossibilità di ottenere questa completezza cercando fuori di me,
alcuni cominciano a pensare che forse possono cambiare se stessi in modo da adattarsi e risolvere questa perdita lavorando su se stessi. E qui comincia tutto un altro percorso. Le mete esterne diventano mete interne. Il percorso della religione, della spiritualità, della meditazione, di quello che sia. E però si tratta sempre di fare qualcosa per colmare un buco. E chi è che lo fa? Dio separato. E qual è la causa del buco? La credenza che ci sia un Dio separato. Quindi vedete come ogni volta che l'Io separato si impegna, sempre convinto che lo sforzo porta risultati, ovviamente, in questo campo, come li porta invece realmente in altri campi, si ritrova sempre a girare in tondo e a non trovare mai pace. Naturalmente, il fatto che noi siamo degli individui separati, cioè l'idea, il mito di essere un individuo separato, come abbiamo detto, ha radici profonde. Comincia nella infanzia ed è confermato da un mito condiviso da tutti gli altri. E allora ecco che non è facile da scalzare questa illusione. Molti dicono non è un'illusione. Per esempio, io sono un individuo capace di fare delle scelte. Per esempio, adesso sto seduto davanti al computer, ma io, se voglio, mi alzo, vado in cucina e mi bevo una tazza di caffè. E poi, infatti, qualcuno si alza, va in cucina e si beve una tazza di caffè. Vedi, ho preso una decisione, l'ho messa in atto. Quindi io sono un individuo capace di decidere, che ho il libero arbitrio, no? Come si dice. Ma questa è interessante. Che cosa ci ha mostrato in questa sequenza l'esperienza diretta? Cioè, se noi ci atteniamo a quello che ci ha mostrato e soltanto a quello che ci ha mostrato l'esperienza di questa sequenza che ho detto, che cosa mi mostra? Che cosa c'è? Beh, intanto a un certo punto viene su un pensiero, perché è chiaro che la decisione o la scelta non è che una forma particolare di pensiero, formula un'intenzione e un'intenzione è un pensiero. Quindi a un certo punto nella mia mente viene fuori un pensiero e dice: adesso mi alzo e vado in cucina a bere il caffè. Questo è quello che succede, che non si sa da dove emerge un pensiero che neanche ho scelto, nel senso che non scelgo la scelta. A un certo punto viene un pensiero che dice: adesso scelgo. E questo pensiero è seguito dal fatto che il corpo si alza, va in cucina e si beve un caffè. Dopodiché viene un altro pensiero che dice: sono io che ho scelto. Ma dov'è questo io a parte che ha fatto tutte queste cose? Queste sono esperienze che sono venute fuori da sé, completamente spontanee, mentre nessun io è venuto fuori da questa esperienza, se non la parola io. Poi se qualcuno non fosse convinto, non fosse dall'evidenza che la nostra esperienza mostra, e però magari ha molta fiducia nella scienza, pensate a quello che ci dicono le neuroscienze. Abbiamo detto che scelgo, c'è A e B e io davanti ad A e B scelgo B. Va bene? Questi sono pensieri che chiamiamo scelta, che chiamiamo decisione. Ok. Questo pensiero scelgo B. Da dove viene? E le neuroscienze dicono viene da miliardi di interazioni sinaptiche dei nostri neuroni, e questi miliardi di interazioni sinaptiche dei neuroni, che poi alla fine
emergono nella nostra coscienza col pensiero scelgo B, sono completamente inconsce. Io non ho nessuna possibilità di vedere quello che succede e che, ripeto, sono miliardi di interazioni neuronali che avvengono nel più completo nella più completa inconsapevolezza nostra e quindi totalmente fuori dal nostro controllo cosciente. Quello che viene fuori è la punta dell'iceberg e che dice scelgo B. Allora capite bene che qui noi possiamo essere coscienti delle scelte, ma non possiamo fare scelte coscienti. Il grande Spinoza aveva detto, è un po' simile a immaginate un sasso che viene tirato e che mentre se ne va per l'aria diventa cosciente e crede che è lui che vuole volare così. Cioè noi, diceva Spinoza, confondiamo la coscienza di un'azione per un atto di una scelta volontaria. Sì, va bene, allora si potrebbe dire, però anche se io non posso fare scelte coscienti, eccetera, eccetera, però io sono comunque una coscienza che osserva le cose, contrapposta agli oggetti che osserva. E quindi io sono un individuo separato che è una coscienza che ha di fronte tutto il resto della realtà. E quindi è chiaro che sono separato, perché non sono l'albero che vedo, non sono la lampada che vedo. Io sono una coscienza che osserva tutto questo e quindi sono separato da tutto questo. Ma se compare un albero, l'esperienza di un albero non è già nella mia coscienza? Se non è nella mia coscienza non lo posso percepire un albero. Come posso dire che quell'albero è separato, se l'albero che vedo è nella mia coscienza? E allora, vedete, questa idea che la coscienza mia sia una specie di riflettore che getta luce sulle cose là fuori, separate da me e che le vede, è una metafora, è una costruzione mentale. Di nuovo, se noi descriviamo quello che ci mostra l'esperienza, la potremmo dire in un altro modo, cioè che tutto ciò che appare, l'albero, la nuvola o anche una sensazione fisica, un suono, un odore, un colore, nel momento che appare, proprio perché appare nell'esperienza, ha una vividezza. Io a volte la chiamo è autoluminoso, si mostra, si dà all'esperienza. E se non c'è un me a cui si dà, ma si dà e basta, questa sua vividezza, questa sua autoluminosità è quello che noi chiamiamo coscienza, capito? Che non è qualcosa di separabile da ciò che si dà, da ciò che si mostra nell'esperienza, perché se una cosa non ha vividezza, non appare. Qualsiasi cosa, un pensiero, una sensazione fisica, un suono, un colore, un odore, quando appare ha questa vividezza, ha questa sua autoluminosità, questo suo mostrarsi. E quella è la coscienza, inseparabile da ciò che appare.
Certo, se poi noi diciamo, cerchiamo di capire più da vicino quello che appare, possiamo notare che non sono separabili la vividezza da ciò che appare, ma non sono c'è una differenza in questi due aspetti, perché quello che appare è sempre diverso. Può essere un suono e un suono può essere acuto o basso. Oppure può essere un colore e non è un suono un colore. Quindi quello che appare è sempre diverso, ma la vividezza attraverso cui appare è uguale per tutti, è una. Quindi noi abbiamo paradossalmente una molteplicità di diverse forme che appaiono, ma il loro apparire è dovuta alla loro vividezza, che non si può separare dal loro apparire e dalle cose, ma che nello stesso tempo è una sola, perché non è distinguibile. E in questo senso possiamo anche andare più a fondo. Immaginiamo, facciamo un esempio semplice, no? A un certo punto nella mia esperienza guardo e appare, che so, una mela rossa, va bene? Allora, possiamo solo mentalmente, però ci può essere utile per capirci, possiamo vedere due aspetti non separabili ma diversi in questa esperienza di una mela rossa. E possiamo dire che un aspetto, quello che chiamavo che possiamo chiamare coscienza o vividezza, però un'esperienza è che in quel momento in cui appare una mela rossa, il fatto che è, che c'è, che esiste. La seconda cosa è come è, cioè che cos'è. Cioè una mela rossa è rossa, non è verde, non è gialla, è tonda, non è quadrata. Quindi il che cosa è unico ed è diverso da tutte le altre esperienze. Ripeto, una mela è rossa e non è verde, oppure non è un'arancia, non è una... Quindi il che cosa è diverso da tutte le altre esperienze che accadono. Il che è, cioè il fatto che è, in questo momento, che esiste, che c'è, invece no. È l'essere di quella mela, senza cui non potrebbe apparire. E quell'essere è sempre. Anche quando appare un arancio è diverso dalla mela, è un altro colore, appare una ranocchiella ed è diversa ancora, ma che è sempre lo stesso. Quindi il che è quello che possiamo chiamare l'essere, che non può, e qui è interessante vedere come in questa indivisibilità fra il che, cioè l'essere, e il che cosa, cioè l'oggetto specifico che appare, che sono inseparabili, ma hanno veramente qualcosa di interessante in questa loro differenza. Per esempio, il che cosa è soggetto al tempo, cambia con il tempo e poi, comunque sia, appare e scompare. Un suono, un odore, un colore, un sapore, una sensazione tattile, una sensazione fisica, un pensiero, hanno un inizio e una fine e sono ognuna unica, ognuna di queste cose è unica, ma sono nel tempo. L'essere, il che,
c'è sempre ed è senza tempo. Diceva Parmenide, l'essere è e non può non essere. E poi il che cosa, cambiando sempre, è una molteplicità di differenze, mentre invece il che è uno, è sempre uguale. Ma non essendo nel tempo e non avendo una forma, perché il che non ha forma, la forma ce l'ha il che cosa, no? E questo essere non è una cosa, capite? E se non è una cosa, non può essere percepito dalla mente, non può essere concepito dalla mente. La mente percepisce soltanto il che cosa, può comprendere soltanto il che cosa, non il che è, perché il che è non è una cosa, non è nel tempo ed è uno e non ha forma. E allora capite che siccome l'unica cosa reale è il che, perché è il che dà realtà al che cosa, senza il che, cioè senza l'essere, non appare niente. E allora vedete che l'unica cosa reale è quella che è per la mente è niente, perché non può percepirlo, non può comprenderlo. E quindi l'essere è il niente che appare come tutto, è il che appare come ogni che cosa. E senza il che cosa non potrebbe apparire e non ci può essere un essere astratto, capite? Queste due cose non sono separabili, sono la stessa cosa, eppure è qui che la mente va in tilt, perché è un principio di non contraddizione che viene mandato all'aria. Uno sta nel tempo e cambia, l'altra invece è senza tempo. Una è molteplice, l'altra è una. Una è una cosa e l'altra non è una cosa, è un nulla che appare come tutto. In una, eh, nella nostra storia della filosofia, prima ho menzionato Spinoza. Spinoza cerca di dire tutto questo quando fa la differenza tra quella che lui chiama la sostanza, che è l'essere appunto, e i modi e gli attributi. Ma non si possono separare perché l'unica cosa reale è la sostanza. Ma l'unica cosa che appare sempre sono solo i modi. E quindi vedete, è proprio è il pensiero che va in tilt. Un filosofo contemporaneo, Carlo Sini, fa la differenza fra quello che lui chiama l'evento e il significato. Il significato è il che cosa, diciamo nella nostra terminologia. E perché il che cosa si può comprendere, il significato è quello che la mente può cogliere, solo quello può cogliere, solo la percezione della mela rossa, non del suo essere. Ma senza l'essere, che è l'unica realtà, non avrebbe realtà la mela, capite? E quindi l'evento è sempre fuori della nostra possibilità di comprenderlo, perché nel momento che tu cerchi di comprendere l'evento, non solo è già successo, ma l'hai già trasformato in un significato. Capite? Noi non possiamo uscire dal limite dell'evento, che rimane sempre completamente fuori della portata della mente, perché la mente può conoscere significati, non eventi. E il significato sta dalla parte del che cosa, di ciò che appare. Quindi questo che cosa significa? Significa che quella unità sconfinata senza separazioni che noi da piccoli abitavamo
in cui tutte le esperienze apparivano e scomparivano impersonalmente, da sé, naturalmente, spontaneamente, senza scopo, senza direzione, eccetera. È sempre stato qui. L'io stesso, la idea stessa di essere un io separato, non è altro che un'altra di queste esperienze, che hanno dietro questo nulla che appare come tutto e quindi appare anche come l'idea di essere un io separato. E l'io separato non ha nessuna possibilità di comprendere tutto questo. Ma quello che può accadere è che a un certo punto non è che si capisce qualcosa, ma mentre normalmente noi abbiamo l'idea di essere quello a cui le esperienze accadono, quella specie di faro della coscienza che deve illuminare le esperienze, no? A volte può succedere che tutto questo sparisce. Quando molti parlano del risveglio, non è di una persona, di un individuo, ovviamente. Il risveglio è proprio quando evapora questo mito di essere un individuo separato. E quindi non c'è nessuno a cui capita il risveglio. Il risveglio capita quando questo mito si dissolve e quando svanisce il miraggio dell'io, allora le cose continuano ad accadere, gli eventi continuano ad accadere, ma in uno spazio senza separazione, senza nessuno a cui accadono. E questo è un'espressione di grande libertà, in cui quel buco dell'incompletezza mostra tutta la sua illusorietà. E allora queste esperienze, che sono il che cosa, come dicevamo, vengono vissute forse come un ornamento di quell'essere che è il nulla che appare come tutto. Io mi fermo qua. Come al solito vi invito a dialogare, se vi va, a fare domande o fare osservazioni, oppure a stare in silenzio, come preferite. Posso fare una domanda io? Sono Luca, buonasera. Buonasera Luca. Mi è stato molto chiaro questa esposizione. Due domande. La prima è, possiamo dire che l'assoluto ha bisogno del relativo e viceversa per esistere in qualche modo. E secondo, il risvegliato nel corso della sua esistenza su questo piano, che percezione ha da soggetto non separato? Grazie. Dunque, l'assoluto vuol dire, viene da absolutus, no? Che vuol dire sciolto da qualsiasi vincolo. Sciolto da. Quindi non ha mai bisogno di assolutamente niente. Non ha bisogno di niente. Il punto qual è? Che quando si dice che l'assoluto ha bisogno del relativo, si pensa che siano due cose diverse.
Ma non è così. Il relativo è l'assoluto. Assoluto e relativo sono due concetti della nostra mente che deve per forza, per esprimersi, dividere le cose in opposti. Ma non esistono questi opposti, esiste solo assoluto relativo o relativo assoluto. E quindi questo però è importante che questa domanda diciamo si trova spesso nei circoli spirituali in cui le persone chiedono: ma come si fa a conciliare l'assoluto con il relativo? E non si possono conciliare per il semplice fatto che non sono due. Sono due nomi per la stessa cosa. Sono due nomi per la stessa cosa. Come essere e divenire. Cioè la realtà è e diviene. Cioè non c'è niente da fare, è così. Non è che c'è una realtà a parte l'assoluto che è e poi ce n'è un'altra che diviene e poi non sai mai come metterle insieme. È più facile rinunciare al principio di contraddizione e dire che essere e divenire coesistono perché sono due concetti che, come funziona il nostro pensiero, devono essere opposti, ma che non lo sono nella realtà. La seconda me la ripeti per piacere? Che non... Sì, la seconda era, diciamo, l'esperienza dell'essere risvegliato, diciamo, in vita. È un'esperienza di non separazione, no? Evidentemente, in cui non c'è più l'identità di un io, di un'identità separata. Che percezione può esserci in questo stato? Se c'è una percezione. Allora, primo punto, il risveglio non è un'esperienza, perché la dimensione liberata come posso dirlo? Sta dalla parte, se volete, comprende la sorgente delle esperienze e quindi non può essere un'esperienza specifica perché escluderebbe le altre esperienze. Sarebbe limitata e quindi non dal fatto che non è il rosso non è il verde, no? Lo dicevamo prima. Invece se io vedo il rosso e però anche il suo che, quello che dicevo prima, l'essere è tutto. Quindi da questo punto di vista non è un'esperienza. In secondo luogo non esiste una persona liberata, perché è una contraddizione in termini. Finché c'è una persona, no? La liberazione c'è ma non è evidente. Quindi la liberazione è più la natura della realtà che non qualcosa che c'è in una persona. Quindi noi tutti siamo nella liberazione. Da questo punto di vista è la cosa più democratica che esista, ma finché c'è il mito dell'essere un io separato, questo mio io separato è anch'esso un'espressione della liberazione, ma non se ne rende conto e sta giocando al gioco della ricerca della liberazione, no? Come diceva un esponente di Zen in una poesia Zen, è come uno che dice è immerso nell'acqua e dice ho sete. Noi siamo in quella condizione lì quando viviamo nel mito dell'io, diciamo di aver sete e non ci accorgiamo che siamo completamente immersi nell'acqua. Quindi la liberazione è tutto questo, compreso il mito dell'io separato, però diventa più evidente nel momento in cui ci svanisce proprio la sensazione di essere separati. Quindi diciamo così che quando succede questo
volte può succedere che quella che prima era una persona, che si vedeva solo come una persona e quindi aveva un'energia, come dice, condensata dentro a un limite molto ristretto, quindi sentiva la costrizione di questa limitazione. A un certo punto quello che succede quando svanisce quello a cui accadono le cose, che questa energia mostra di essere sconfinata. Nella esperienza della persona ci può essere un passaggio da una sensazione di costrizione a una sensazione di mancanza di sconfinatezza, e quindi uno può pensare che c'è stata un'espansione di questa energia. In realtà l'energia è solo apparente, tutto questo. È come quando uno sognava di stare in una situazione difficilissima, di essere, che ne so, inseguito da una banda di killer, e poi all'improvviso si sveglia, no? Ah, che bello! C'è questo grande senso di... ma non perché sei riuscito a scappare via, è perché era tutto apparente. Ecco. Quindi da questo punto di vista questa è un'esperienza, questa di apparente espansione, e come tale non è la liberazione. È un'esperienza che si accompagna a una certa... Poi, però ecco, da questo punto di vista è importante vedere che si sta parlando comunque di eventi, non di concetti. Cioè una persona che per esempio riflette su queste cose, scopre la non dualità, segue certi insegnanti o legge certi libri, può arrivare a una convinzione, una convinzione del proprio pensiero intellettuale che in effetti è così, che non ci sono separazioni, che non c'è un individuo separato che prende decisioni e fa eccetera, ma che le cose accadono spontaneamente. Ora, questo ovviamente non è la stessa cosa di quando succede che si sospende o sparisce quello a cui le cose accadono. Quello è un evento, questa è una serie di pensieri fatti di concetti, di parole, che possono migliorare molto, eliminare tante sofferenze dalla propria vita, anche soltanto comprendere, no? Questo. Pensate soltanto al fatto che il non dualismo ovviamente indica che tutti i conflitti nascono dalle dualità. Tutti i conflitti nascono da lì. Allora riuscire a vedere che le dualità sono create dalla mente ma non sono reali svuota molti dei conflitti che uno può vivere nella propria vita. Quindi diciamo che l'elaborazione fatta in parole e concetti di queste cose può essere un ottimo aiuto per vivere meglio, ma è sempre come dipingere dei paesaggi sulle mura della propria cella, ma non è uscire dalla cella, nel senso che e non è neanche un'esperienza, però, come ho detto prima, perché uno pensa, dice, va bene, è perché tu hai solo una convinzione intellettuale, ne devi fare esperienza, non puoi fare esperienza della sorgente di tutte le esperienze, perché non è come non è una cosa, non è un'esperienza, ovviamente. È totalmente impossibile alla mente di concepire, toccare, comprendere, afferrare l'essere, che è l'unica cosa reale. Sembra una follia, ma perché l'essere non è una cosa e si mostra solo attraverso le cose. E quindi è chiaro che io posso vedere le cose, in questo senso percepisco l'essere, ma lo percepisco nelle cose però, quindi non percepisco la sua essenza, perché, come dicevamo prima, non c'è poi un'essenza separabile da ciò che appare. Però c'è una differenza fra questo elemento di
concettualizzazione, e invece l'evento che può succedere nel momento in cui, non perché noi l'abbiamo causato in nessun modo, ma in cui si sospende questo mito dell'essere un individuo separato, e allora all'improvviso, per esempio, che ne so, stiamo seduti e in genere quando stiamo seduti c'è dietro io, ci sono che mi vedo che sto seduto, cioè che sono consapevole di essere seduto. Ecco, quando viene a cadere e non c'è più nessuno che sa di essere seduto, rimane solo l'essere seduto, autoluminoso, con la sua vividezza. E questo, oltretutto, significa che noi adesso qui, questo è un altro pensiero completamente folle dal punto di vista della logica, noi siamo qui e tutto quello che c'è adesso è tutto, è tutto. Tutto quello che c'è è questo. E uno può dire, ma come? No, io per esempio sto dentro casa e non vedo per esempio i panorami delle montagne, dove io non vedo, cioè non è tutto, ci sono le galassie, ci stanno le altre città, ci stanno, no? Uno dice non è tutto, no, è tutto, perché la limitazione del che cosa c'è, per cui la mela è rossa e non è un arancio e non è di un altro colore, eccetera, eccetera, è l'apparire di quell'essere che non può non essere, che non può essere se non uno e che non può che essere fuori del tempo, eterno. Quindi tutto quello che c'è adesso, se ci limitiamo a quello che vediamo, diciamo, ma è molto limitato rispetto a quello che posso vedere da un'altra parte o che vedono altri, ma in questo che c'è adesso, che è l'unica cosa che c'è, 100%. c'è l'essere. E l'essere è l'unica cosa che c'è. E quando questo appare evidente, non a me o a te o a un altro, ma autoluminosamente evidente, un grande senso di libertà e di vitalità pervade tutto. La vividezza con cui tu ti appare adesso lo schermo del computer o con cui senti il suono della mia voce è tutto quello che c'è, è vita, è luce, è una vitalità, ripeto, senza regole, senza scopo, se non quello di essere. E qui il senso di incompletezza, il senso di perdita non ha spazio, perché è tutto, è uno, è tutto, ed è immensamente vitale, ed è infinitamente vasto e inconoscibile per quella che è le nostre capacità percettive o mentali, ma noi lo siamo però, e quando lo sei, che altro ti manca? Grazie. Si è prenotata Saber. Buonasera. Salve. Allora, gli eventi accadono, le azioni vengono compiuti, quindi questo implica che non ci sia un senso di colpa su quello che si fa, né orgoglio né senso di colpa, come dice Ramesh, no? È un concetto che quando penso a Bei, a me, riesco in qualche modo percepire, non so, è più facile capire. Ma quando penso a Putin, non mi viene così, come dire, non posso pensare che azioni accadono, come
come se lui non avesse nessuna colpa, lui solo un meccanismo, un organismo che sta compiendo ciò che doveva accadere. È difficile, no? Volevo sentire appunto cosa ne pensi. Come conciliarlo, insomma. Il senso di colpa nasce ovviamente come una conseguenza necessaria del miraggio di essere un io separato. Nel momento che dico io sono un individuo, sono soltanto questo individuo, finisco con i confini della mia pelle, sono libero di prendere le mie decisioni e agisco nella realtà, finché vivo in questo mito sarò responsabile delle mie azioni. Non stiamo parlando adesso del discorso della responsabilità legale, eccetera, la società ha poi le sue regole, no? Ma sono responsabile e mi sentirò in colpa. Una volta che io vivo in questo, noi vediamo fuori di noi gli altri come vediamo noi stessi. Come vediamo noi stessi. E allora ecco che gli altri diventano i bersagli dei nostri giudizi di bene, male, buono, cattivo, eccetera, no? E Thich Nhat Hanh, in quella bella poesia, per favore chiamatemi con i miei veri nomi, no? In cui si parla anche di questo pirata che aveva violentato una bambina di 12 anni, che poi dopo si era gettata in mare, si era suicidata. Lui diceva, certo, ci vorrebbe poco, no? La bambina ci procura tutta la nostra compassione. Il pirata è il cattivo, prendiamo un fucile e gli spariamo. Ma se uccidiamo così quel pirata, noi stiamo uccidendo tutti noi, perché, dice, se io fossi nato in quei villaggi costieri, io, e avessi fatto quella vita, oggi io sarei un pirata. E se noi adesso non facciamo niente per i bambini che nascono lì, fra 20 anni quei bambini saranno pirati, incapaci ancora di amare o di rendersi conto di quello che fanno. E allora pensiamoci un attimo. Se uno fosse nato dai genitori di Putin, avesse fatto tutta la trafila di scuole, di esperienze, di strada, eccetera, che ha fatto Putin, io penso che uno oggi sarebbe Putin. E allora se noi diciamo che Putin è semplicemente un mostro che non ha niente a che fare con noi, ecco il dualismo, ecco l'origine del conflitto. E se noi ci mettiamo fra di noi a litigare per chi è pro e per chi è contro Putin, stiamo facendo la stessa cosa su una scala ridotta di quello che stanno facendo nella guerra lì. E allora tutto questo nasce dalla autolimitazione dell'idea di essere un io separato, che poi vede all'esterno le cose come lui vede se stesso. Questo è il problema. E allora, quindi arrendersi totalmente a ciò che avviene. Come dici? Dico, quindi bisogna arrendersi a tutto ciò che avviene. No, non bisogna fare, se abbiamo detto che non abbiamo nessuna... Allora, il punto è questo, non esiste un io separato. Quindi il discorso del bisogna, quello che devo fare, quello che non devo fare, presuppone che ci sia un io che decide se farlo o no. Ma se non c'è nessun io, le cose accadono. Non è che uno si deve arrendere alle cose. Se io, voglio dire, non è che uno non si deve opporre al male, per esempio, e dice lasciamolo fare, no? A parte che il male e il bene sono un'altra coppia di opposti
che sono molto molto discutibili, nel senso che uno riguarda il piacere e l'altro riguarda il dolore, e se tu vedi, che ne so, spesso faccio questo esempio, per un fondamentalismo islamico, un terrorista islamico, noi siamo il male e lui è il bene, e lui è convinto di questo. Allora, lasciamo perdere male e bene come due cose separabili, va bene? Ecco. E allora quello che viene è che nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a una situazione, per esempio, di ingiustizia, naturalmente verranno delle risposte, in alcuni, per correggere questa ingiustizia. Questa però senza che ci sia un io che si vive come separato e che fa queste cose. Queste cose accadranno lo stesso come accadono adesso, ma accadranno senza l'idea di una separazione, che è ciò che porta la violenza, il conflitto. Perché, un altro modo di dirlo, il sé ama il sé. È una legge universale che è naturale, che il sé ami il sé. Il punto è, che cos'è questo sé? Perché se questo sé sono io come individuo che sta dentro questa pelle e non sono tutto quello che sta fuori della mia pelle, amore del sé per il sé vuol dire puro egoismo. Se invece io mi rendo conto che non c'è, se non nella mia mente, questo confine che mi separa, e che quello che c'è non è, è senza separazione, il sé coincide con tutto. Come il bambino piccolo quando viveva quell'unità. E se coincide con tutto, il sé che ama il sé vuol dire che l'unica risposta che viene data è l'amore. Capisci? Perché non c'è più una separazione. E da questo punto di vista, beh, tanti testi spirituali ne parlano, no? Nella Bhagavad Gita dice vedere il proprio sé negli altri, vedere il sé degli altri nel proprio sé, per dirne una, ma si trova dappertutto. C'è una famosa Upanishad antica che dice non per amore delle creature ci sono care le creature, ma per amore del sé. E così via, insomma. Grazie. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Salve, salve. Mauro, buonasera, sempre un piacere stare qui con voi e ascoltarvi, insomma, quindi innanzitutto grazie. E poi avevo in animo di porti questa questione che riguarda un po', diciamo, l'idea di Dio, il concetto di Dio, no? Ed è questa. Quando penso che sia un'esperienza comune a tante persone presenti anche qui stasera, a questo incontro, quando si guarda verso certe tradizioni di meditazione, di vita contemplativa, di contesti spirituali, io penso che lo si faccia per tante motivazioni, a volte appunto la ricerca di cui avevi parlato altre volte, e altre volte anche per ricercare una forma magari più matura di preghiera, no? In un certo senso. Sì. E, a me personalmente era capitato più o meno questo, e a un certo punto mi è venuto spontaneo di aderire a una nuova visione, diciamo così, dell'assoluto, del divino, non più come quella di un Dio personale che dall'alto di una nuvola ti guarda, ti osserva, ti giudica, ma appunto come un'energia che abbraccia un po' tutte le cose. E anche se all'inizio non mi sembrava di aver fatto un cambio così tanto vantaggioso, perché mi dicevo, però poi sai, non c'è nessuna ricompensa se faccio il bravo, quindi vuol dire che tutto quei concetti vengono a cadere. Però poi dopo un po' ho pensato che che forse era naturale aderire a questa nuova visione, perché era una visione semplicemente più matura, e quindi forse capita un po' a tutti di passare da una visione in cui si pensa a Dio come una persona che ti vede, a un concetto di Dio invece come un qualcosa che vede attraverso te. E quindi tutto sommato mi sono detto, va bene, allora vorrà dire che sono una piccola fessura
attraverso cui la realtà esplora, indaga e cerca se stessa per portare avanti quella famosa danza di cui tu hai accennato tante volte, che è un concetto che ritorna. E tutto sommato mi sembrava che, insomma, sì, sono dentro questa danza della vita e non so come dire, mi ci butto anche con gioia e con spirito d'avventura. Solo che mi rendo conto che talvolta può tornare in certi momenti un pochino di paura nel pensare appunto che questa eterna presenza che c'è in realtà non sia umana, o meglio, che non sia soltanto una cosa umana. E, e mi chiedo il perché di questa paura. E ci ho pensato e mi chiedo se non sia magari un piccolo residuo di quell'idea del Dio personale che mi sembrava tanto infantile, ma che in un certo senso però era anche un po' consolatoria, perché era comunque un amico divino che ti osservava, che ti guardava e anche se magari non ti prometteva niente in cambio del bene che facevi o di quando riuscivi a perdonare, tutto sommato non si sarebbe dimenticato di quello che facevi perché ci teneva a te. Oppure magari, chissà, semplicemente la vertigine che si prova nel constatare che quello che ci sta intorno è un mistero che ci lascia così, ammutoliti, allora si prova anche paura. Secondo te quella paura come la si può interpretare? Anche in un altro modo? No, no, quella è la paura, che poi è anche collegata al fatto che essendo nati moriremo, no? Cioè la paura di cui parli tu è la paura legata al fatto che io mi sento un individuo separato, identificato con questo corpo soltanto, con questa mente, che essendo nato prima o poi morirà, e che sono angosciato da questa cosa. Intanto sono angosciato perché la vita è imprevedibile e mi può dare delle sofferenze insopportabili. E poi sono angosciato perché questo corpo-mente finirà e allora io che fine faccio? Quindi è la paura della separazione. La paura nasce dalla separazione. E allora questo io separato che fa? Cerca una risposta e lo chiede alla mente. E la mente gli racconta delle storie. L'unica cosa che sa fare la mente è raccontare storie. Che per carità sono anche... Gli racconta un film che siccome il protagonista è lui, questo io separato, il io separato lo prende come un film verissimo, perché qua nessuno si rifiuterà di un film in cui tu sei il protagonista, no? Sei al centro. E poi si racconta tutte le varie storie, le storie della reincarnazione, le storie del Dio Padre, che cercano di rassicurarti da questa angoscia di fondo che però non se ne va, non se ne va. Una volta ha scritto Meister Eckhart, l'occhio con cui io vedo Dio è lo stesso occhio con cui Dio vede me. Cioè c'è un solo occhio, c'è un solo vedere. E io e Dio, dico sempre che la parola io è contenuta anche nella parola Dio. Allora però che cosa succede? Che questo Dio, che è il tutto, l'assoluto, quello che sia, noi, per riprendere quello che dicevo prima, noi vediamo l'assoluto in conformità con cui noi vediamo noi stessi. Quindi finché io mi vedo come una persona individuale, è una persona, un individuo con il suo carattere, eccetera, quando guardo l'assoluto vedrò, cioè quando cerco di guardare l'assoluto, cioè il tutto, lo vedrò come un Dio personale, un Dio che punisce, un Dio che premia, un Dio che magari ti vuole bene. Poi le storie della mente sono molto articolate, ma lo vedo così come una persona perché io stesso mi vedo come una persona. Mano a mano che a un certo punto può succedere che cade questa maschera e allora cade la maschera di io e di Dio e quello che rimane è qualcosa di non comprensibile per la mente e di non umano, non nel senso che l'umano è compreso in questo, ma è molto più vasto. E questa vastità, finché c'è un io, fa paura perché ovviamente
comprende tutto. L'assoluto è tutto, come dicevamo prima, non c'è separazione fra l'assoluto, fra il che e il che cosa. E il che cosa può essere anche Hitler, può essere anche Putin, prima si diceva, no, eccetera. E allora? Questo fa paura, ovviamente, all'io. Perché è solo quando tutto questo si vede su subspecie eternitatis che diventa una grande danza. E la danza di Shiva non è solo la danza della nascita, è anche la danza della morte. Non è solo la danza del piacere, è anche quella del dolore. E questa è. E allora la fine della paura è la fine dell'io separato. È la fine di tutti gli opposti. E chiaramente finché c'è un io separato, la paura sarà forte. L'io separato teme soprattutto di sparire, perché in qualche modo sotto sotto c'è il presentimento che non è tanto reale, che è solo un'azione di resistenza all'adesso, e che se smettesse di agire per un istante sparirebbe, perché è solo una serie di azioni. Ma paradossalmente, quando sparisce l'idea dell'io, le azioni si liberano, si autoliberano, e compare uno spettacolo che da un certo punto di vista è uguale, è familiare, è uguale a prima, e dall'altro è completamente diverso da prima. È vero. Beh, Mauro, intanto grazie mille per queste. Poi ancora, per parlare della paura, bisogna vedere che cosa intendiamo con questa parola. Cioè c'è una paura fisiologica, diciamo così. Cioè il corpo, quando sta messo in pericolo, si scarica adrenalina, eccetera. Però quella è una cosa che è diversa dalla paura di cui parlavamo prima, no? Dell'angoscia. Cioè, non è quello. Sì, è una cosa che evidentemente va e viene. Tu prima hai citato Meister Eckhart, se non ricordo male, Meister Eckhart a un certo punto diceva: Dio è una cosa che diviene e va. E questa cosa del fatto che Dio è una cosa che va e viene ritorna anche un po' nei tuoi discorsi e anche in tanti. Sì, finché non ci accorgiamo che siamo noi che andiamo e veniamo, mentre Dio è sempre qui. Sì, ed è quell'andare, cioè spesso tu usi la metafora del nascondino, sì, no? Sì. Io penso sempre, questo è un pensiero che ho fatto io, in fondo Dio, il Brahman, la realtà ultima, come la vogliamo chiamare, l'assoluto, nei momenti in cui io sono più in ansia e più in angoscia, magari alla fronte contro il muro sta contando 1, 2, 3, è vero, mentre si nasconde. Sì. Poi magari davanti a un bellissimo tramonto, quando questa paura decade e lascia il posto a quella vibrazione, a quella presenza dell'essere che invece è soltanto amore, come hai detto anche tu stesso più volte, allora lì si ritrova e dice: ah, eccomi, ecco qual è il posto, ecco qual è l'armonia. Forse è questo. Ecco, la paura che intendevo io è quella lì, una paura che va e viene, che è sicuramente irrazionale. Senz'altro. Grazie Mauro, grazie mille, grazie a tutti. È prenotata Lara. Sì, ciao Mauro. Ciao Lara. Buona serata a tutti. Io secondo me è una domanda che ti avevo già fatto, ma sono un po' zucca, quindi torna. Evidentemente ha bisogno di essere ripetuta. Sì, così succede. E riguarda praticamente, forse potremmo chiamarla la cosiddetta fenomenologia del mito dell'io separato, in qualche modo. Cioè, mi chiedevo che un funzionamento nostro in qualità di umani è quello per cui abbiamo pensieri, sensazioni, emozioni, accadimenti che sono nostri, nel senso che se io adesso mi zittisco e penso qualcosa, quei pensieri accadono nella mia mente e non sono condivisi se io non li
comunico, ok? Ma nella mia mente accadono, quindi sono qualcosa che appare, ma appare in maniera separata rispetto a voi, insomma. E questo fortifica probabilmente questa idea di separatezza. Diverso è l'albero che, voglio dire, possiamo essere in 10, lo guardiamo e tutti vediamo la stessa cosa. Quindi in quel caso c'è un apparire che è condiviso, che appunto è, come posso dire, probabilmente alla base della nostra idea di oggettività. Ci sono io qui e c'è un albero lì che tutti stiamo vedendo, ma nel momento in cui invece io appunto ho dei pensieri e non li comunico, quei pensieri appaiono solo a me. E questo fortifica in qualche modo appunto la mia idea di separazione, come posso dire, di incapsulamento in questa entità con una pelle che la contiene, che si esaurisce lì e non partecipa di quello che c'è fuori, insomma. Come posso dire, mi sembra che questo sia, se mi faccio la domanda, mi rendo conto che la radice della mia idea di separatezza forse viene da qui, da questa chiusura in termini di esperienza. E quindi ti volevo chiedere cosa ne pensi. Intanto diciamo ogni esperienza è totalmente, da questo punto di vista, ogni esperienza è totalmente privata, nel senso che non è solo i tuoi pensieri. Per esempio il piacere e il dolore lo senti tu, non lo sentono gli altri. E quando tu vedi un albero e gli altri vedono un albero, è lo stesso albero. Il tuo verde, come fai a sapere che è il mio verde? Magari io vedo quello che tu dici rosso e lo chiamiamo, siccome compare al posto di quello che tu vedi verde, lo chiamiamo verde. Non so se mi spiego. Cioè Certo. è tutto quello che si sta parlando quando si parla di tutti i contenuti della coscienza, tutti i contenuti della coscienza sono collegati a un corpo-mente che appare lì. Quindi scusa, quando tu odi un suono, tu come fai a, diciamo, condividere la tua esperienza con un'altra persona? Non puoi. Ci sono delle esperienze che fanno contemporaneamente alcune persone e poi con il linguaggio, no? Facciamo finta che sia la stessa. Quindi c'è una differenza, non è che sto negando che c'è una differenza fra un pensiero che hai che è completamente invisibile, diciamo così, no? A un altro che abbia i tuoi stessi sensi, mentre invece ci sono dei sensi che possono in qualche modo percepire qualcosa che comunemente viene riconosciuto, ma che però poi la tua percezione, il tuo udire, il tuo odorare, il tuo assaporare è diverso da quello di un altro. Tu puoi essere d'accordo che una pizza rossa con le alici la mangi tu e la mangia un altro, ma guarda caso a te ti fa schifo, magari a quell'altro gli piace. Allora, c'è il sapore è una cosa tutta privata, no? Allora, quindi diciamo che l'apparato sensoriale e mentale, quindi di un corpo-mente, è quello che produce i contenuti della consapevolezza in quella localizzazione spazio-temporale. Ed è quello, hai ragione, è uno dei motivi per cui questa limitazione, per cui quello che percepisco lo percepisco solo io e non posso condividere con te il mio rosso, il mio blu, il mio piacere, il mio dolore. Quindi
questa sensazione aiuta nel momento in cui, come dicevo prima, l'organismo per difendersi dall'ambiente, per adattarsi, simula un centro operativo diciamo che coordina tutto, e poi piano piano questo centro operativo viene chiamato io, ha un nome e si identifica sempre di più con un individuo separato, va bene? È chiaro che a questa idea di essere separati viene molto concretizzata da questa chiusura, dal fatto che, cioè, come dire, ma se la coscienza è comune, com'è che se tu c'hai mal di testa non ce l'ho pure io? Com'è che io non posso vedere quello che vede un altro che sta a 100 km per strada? È chiaro, no? Quindi questo fa pensare che allora io sono un individuo separato. Ma il punto cruciale di tutto questo è la differenza fra il che e il che cosa. Il che cosa è sempre limitato. È sempre limitato non solo a un corpo mente, a tutti i corpi mente, dappertutto. Il che cosa è sempre, proprio perché è una cosa, non è tutte le altre. Quindi quella volta che quell'albero che tu vedi è l'albero e non è un treno. Quel suono che tu senti non è un odore. Quindi è chiaro che il che cosa è sempre limitato a quello che appare adesso. Ma è il che contemporaneamente è l'unica cosa che è reale, che rende reale anche il che cosa, l'essere non è localizzabile, perché è fuori del tempo, è fuori dello spazio, ed è quello che dà al che cosa la sua vividezza. Ecco, allora, e quindi quando tu hai un'esperienza, è vero che è limitata a quella che in questo momento quella corpo-mente può percepire, e solo quel corpo-mente può percepire, ma la sua vividezza è condivisa da tutto, perché ogni istante ha questa vividezza, e questa vividezza è sempre quella. Vividezza, essere, coscienza, diciamo, la chiamiamo in tanti modi diversi. Perché poi nel momento noi viviamo poi in una descrizione della realtà, però se noi ci atteniamo a questa descrizione della realtà, è vero che quello che tu pensi, quello che tu senti, non è quello che un altro sente o pensa. E questa è una differenza, ma è anche una separazione? Beh, intanto se vedete tutti un albero, tutta questa separazione è relativa. Cioè la separazione è un'altra cosa dalla differenza. Come fai il tuo vedere a essere separato dalla luce, dal sole? Il sole produce la luce. La luce, nel momento che va a stimolare la retina, si traduce in impulsi, da impulsi elettromagnetiche a impulsi elettrochimici. Questi impulsi elettrochimici diventano le attività della tua neurologia, no? Che poi ad un certo punto vedi una cosa: puoi essere separata dal sole, può il tuo vedere separarsi dal sole, può il tuo corpo separarsi dall'aria che respiri, dall'acqua che bevi, dal cibo che mangi. E allora tu non sei separabile, capito? Da niente. Però ci sono differenze nate anche dalla localizzazione spazio-temporale, ovviamente. Il problema è quello di scambiare le differenze per separazioni. È quello che crea l'io separato. Infatti nell'io separato non è che è illusorio l'io. L'io appare. È illusoria l'idea che sia separato. Grazie. Vabbè, poi me la rifarai fra un po' sta domanda, magari. Infatti. Non ti preoccupare, è così che funziona. Grazie.
fare così. Ciao, Sì. ciao a Ciao. tutti, ciao Mauro. Ecco, io volevo, ho un po' di confusione sulla questione della mela. Allora, io vedo la mela e penso all'ente mela, ma anche so che la mela in realtà non esiste in quanto tale, perché c'è la buccia, c'è la polpa, e poi se vado a vedere bene anche la buccia si scompone in altri sottoelementi, c'è una concatenazione di altri enti, poi vado a vederli bene, anche questi si riducono in altri enti sempre più piccoli, quindi c'è scusate, una tendenza al limite a non trovarli più questi enti. Tuttavia io dico esiste la mela, allora mi pongo il problema, ma questa mela è solo una mia invenzione, l'invenzione della mia mente e quindi di un io separato ancora, ma e qui torno un po' anche a un dilemma. Severino dice quell'ente è eterno, ma se quell'ente è pura fantasia, è narrazione della mia mente, perché mi devo sforzare a dire che esiste ed è eterno? O meglio, esiste nella mia mente l'ente mela, e quindi è una fantasia. Lui dice che ogni pensiero è un ente, infatti, ma lì fuori non c'è quell'ente. Lì fuori c'è una concatenazione di altri enti che poi appunto con una tendenza al limite si frantumano infinitesimamente verso zero. Ecco, ho questo dubbio, non so se sono riuscito a esprimerlo. Io nel modo in cui ne ho parlato ho cercato di fare qualcosa, di parlarne un po' come, in maniera così più alla buona, ma un po' come l'atteggiamento fenomenologico. Cioè, io ho parlato di esperienza di una mela. Allora, quello che è innegabile è che io, nel momento che vedo una mela, io ho questa esperienza che chiamo mela. Sospendo, metto l'epoché della fenomenologia e mettere tra parentesi per il momento tutte le assunzioni filosofiche. Cioè, un filosofo può dire esiste una mela là fuori che io sto realmente vedendo, un realista. Un idealista può dire no, non esiste una mela là fuori, esiste solo un'immagine nella coscienza della mela. Queste due posizioni vengono messe tra parentesi e mi attengo solo a quello che l'esperienza immediata mi mostra. Che mi mostra che cosa? Una mela. Questa mela esiste, perché se mi chiedo c'è qualcosa? C'è, non so ancora che è, non so se è esterna o interna alla mente, ma che appare la mela mi dice che è. Questo che è innegabile ed è l'essere ed è il nulla, nulla perché la mente non può cogliere quello che non è una cosa, e quindi questo essere che è ciò per cui la mela appare, di per sé questo aspetto non è conoscibile, perché ogni conoscenza è soltanto legata a qualcosa, cioè per esempio all'apparenza della mela, rotonda, rossa e così via. Quindi io posso solo cogliere, dice appunto Sini, il segno, la mela, ma non l'evento, il che è. Perché quel che è sempre prima che io possa cogliere qualcosa. E quando colgo qualcosa, colgo un segno, non colgo l'evento. E nello stesso tempo l'evento è inevitabile. Non possiamo neanche per un istante uscire dall'essere. E quindi, come dire, abbiamo già la testa nella bocca della tigre. E prima o poi la chiuderà. Ok, grazie. Ciao a tutti, ci tenevo innanzitutto a ringraziarti Mauro, è la prima volta che partecipo ad un satsang e devo dire che è veramente bello poter appunto discutere di cose così belle.
Volevo farti più che una domanda, in realtà una riflessione che volevo condividere con te, volevo sapere cosa ne pensi riguardante il sonno profondo, perché in uno dei video di altri satsang avevo visto appunto che parlavi del sonno profondo proprio per introdurre la differenza tra il concetto dell'io sono e della coscienza, perché l'io sono è un qualcosa che c'è qui e adesso, ma può chiaramente svanire, ad esempio quando appunto c'è il sonno profondo, l'io sono non c'è più, però rimane questa coscienza, questo esserci. Ed è un concetto che mi ha affascinato molto, però in un certo senso non riuscivo a comprendere pienamente perché comunque è al di là della mente. Però stranamente poi qualche giorno dopo, non so se sono state le tue parole che in qualche modo hanno avuto un effetto su di me, quando al mattino mi sono risvegliato è come se avessi avuto la sensazione per la prima volta che questo risveglio non fosse avvenuto dal nulla, ma che ci fosse stato appunto un qualcosa che abbia consentito a questo risveglio di verificarsi e che questo qualcosa appunto di fatto non è mai andato via anche nel momento del sonno ed è sempre rimasto lì. E quindi nulla, volevo condividere questo perché è stata, cioè, un'esperienza strana, nel senso che è come se avessi vissuto il momento del risveglio in maniera diversa appunto da come era avvenuto fino a quel momento. No, è interessante, nel senso che il momento in cui uno si sveglia eh, può mostrarsi in modi diversi, nel senso che Esatto. normalmente quando noi ci svegliamo diventiamo consapevoli in maniera più chiara quando già stiamo pensando alle cose che dobbiamo fare durante la giornata. Cioè le prime fasi del risveglio passano inosservate, però a volte può succedere che proprio, anzi ci sono delle tradizioni che addirittura fanno delle pratiche per poter osservare bene quello che succede con più consapevolezza tutto questo processo, ma però ecco, al risveglio si parte da questo sconfinato oceano di energia che è il sonno profondo senza sogni, dove si ha un'esperienza di non dualità. È ancora un'esperienza, non è la non dualità, nel senso che il sonno profondo senza sogni, quando ti ci trovi dentro, non c'è dualità, ma è dualista perché, nel senso che è alternativo agli altri stati di coscienza. Cioè, tu quando sei in sonno profondo non sei nel sogno, non sei nella veglia, e quando ti trovi nella veglia o nel sogno non sei nel sonno profondo. Quindi il sonno profondo ha un limite, si contrappone ad altri stati di coscienza, quindi non è non duale, ma all'interno ti dà accesso a un'esperienza di non dualità. Non c'è più un altro, quindi non ci sei più neanche tu che ti metti come soggetto che percepisce un oggetto. E allora e questo evidentemente è una grande riserva di energia, perché per tenere in azione durante tutta la veglia questa mito dell'io separato, che è una bugia, insomma, come sappiamo bene, per dire una bugia bisogna dirne altre 100 intorno, perché no, è una gran fatica. No, esatto, infatti. E quindi ecco che nel momento in cui si entra nel sonno profondo si sospende la separazione dell'io e per un po' si ha veramente si attinge a una fonte di freschezza, di rinnovamento, per cui la mattina poi si ricomincia la giornata con più energia, no? Però nel momento in cui ti svegli la mattina è chiaro che la prima cosa che viene fuori è io, un io ancora germinale, che poi diventa io sono, è la pura semplice presenza, e poi diventa io sono qui, lo spazio, io sono adesso, il tempo, io sono Tizio, Caio, Sempronio, e da lì cominciano ad aprirsi tutta diciamo, l'universo conosciuto della mia vita, della mia giornata, e lì le cose che devo fare, le cose che non devo fare, e si apre tutto questo nuova gamma di esperienze che in genere seguono però le narrazioni della mente.
la mente riprende a fare le sue storie. È la storia di Mauro, di chi sia che è nato, ci ha avuto quei genitori, ha fatto quelle cose, c'è il passato, si ricostruisce e getta la sua trama nella giornata che uno affronta. Come a volte ho fatto l'esempio, i castelli di sabbia che fanno i bambini, fanno i castelli di sabbia, e ogni castello di sabbia è un io separato. Non ci si rende conto che in realtà non è separabile dalla spiaggia, è fatto della sabbia, di un'unica sabbia, di un'unica spiaggia, ma quando fai quel castello diventa più alto di un altro, più grande o più piccolo di un altro, eccetera. E poi la sera vanno tutti via e l'alta marea viene e cancella i castelli e si ritorna alla spiaggia unica. Dopodiché, la mattina dopo, si rifanno i castelli. No, in effetti spesso mi sono chiesto, ma come mai è così bello dormire? Cioè il piacere non sta nel dormiveglia perché quello dura poco, però al tempo stesso nel sonno profondo uno non sente nulla. Allora perché è così bello? È forse semplicemente perché si sospende proprio questa illusione dell'io che durante la giornata poi siamo costretti in un modo o nell'altro a tener viva, no? Sì, e poi probabilmente appunto c'è una grande energia in questa non separazione, perché se ci pensi, alcuni hanno sottolineato il fatto che quando uno si sveglia, l'unica cosa che si può ricordare è tipo ho dormito bene, ho dormito male, no? Esatto, sì. Ecco, però quando dici ho dormito male, non ti riferisci mai al sonno profondo, ti riferisci a dei disturbi al sonno profondo, cioè se ti sei svegliato spesso allo stato di veglia, se hai sognato spesso dei brutti sogni allo stato di sogno, ma non allo stato di sonno profondo senza sogni, che evidentemente quando invece hai potuto abitarlo bene durante la notte, allora dici ho dormito bene, quindi qualche ricordo vago c'è. Sì, certo. Grazie. Posso fare ancora una domanda io? No, Quante ne vuoi? Quante ne vuoi? no, perché tutte queste condivisioni mi hanno acceso altre cose. Rispetto all'ultima domanda e quindi alle ultime cose che avete detto, si può ragionare in termini di la non dualità, tornando prima al discorso della realizzazione, no? Quindi quando non c'è, la realizzazione c'è quando non c'è l'identità sostanzialmente, no? Quindi sono due cose che inconciliabili. Ma lo stato di non dualità non è, voglio dire, nel nostro piano di esistenza ci sono delle leggi, forse una legge, al di là di quella degli opposti, più visibile è quella della impermanenza, quindi del cambiamento, del movimento. E possiamo dire che anche lo stato di non dualità, io questo so perché voglio andare a parlare su questa domanda, lo stato di non dualità è perenne e quindi al contrario invece si alterna e quindi anche uno stato non definitivo. Ecco, questa è la domanda. Scusa, no, ripetimela bene, cioè lo stato di non dualità, quindi lo stato di assoluto, di non dualità, quando non c'è separazione, possiamo considerarlo comunque uno stato non definitivo, in continuo cambiamento, in alternanza a invece allo stato di dualità. Ecco, se l'ho detta chiaro. Perché proprio in relazione all'esperienza reale del sonno profondo, noi ci rendiamo conto che il sonno profondo ci ha rigenerato, ci ha ristorato nel momento in cui ci svegliamo, però. E quindi abbiamo la percezione che quel sonno profondo, di quella esperienza limitata di non dualità, ci ha in qualche modo dato energia, possiamo dire così, ma perché ci svegliamo e quindi c'è una continua alternanza di, in questo caso, una piccola esperienza di non dualità invece poi alla nostra
stato di separazione. Sì, perché naturalmente Dio vuole sempre trarre un vantaggio. La domanda dell'Io è: ma io che ci guadagno? Insomma, no? Questo è il punto. Ma allora, una volta Alan Watts ha detto perché si usa la parola non dualità anziché unità? Ecco, non dualità vuol dire non due, no? Dice perché si usa quello e non quello di unità? Beh, perché l'unità ha un opposto, che è la molteplicità. La non dualità ha un opposto, che è la dualità, ma noi la usiamo facendo finta che non ce l'abbia. E in effetti non ce l'ha perché la cosiddetta dualità appare all'interno della non dualità. Quindi la non dualità che va distinta da quello che io chiamo non dualismo. Il non dualismo è una serie di idee, di concetti, come noi stiamo comunicando adesso in questo momento, ed è un ismo, cioè una serie di concetti che in qualche modo hanno le loro idee, si contrappongono, eccetera, eccetera. Ma la non dualità è semplicemente un termine che indica il fatto che nella realtà non ci sono separazioni, ma solo infinite differenze. Non ci sono opposti. Allora, questa natura del reale c'è sempre, ma non esclude gli opposti, non esclude il divenire perché c'è sempre, perché questo sempre non è nel tempo. Il tempo, cioè quando noi diciamo che è senza tempo, vuol dire che non è eterno nel senso che ha una durata infinita nel tempo, ma che è qualcosa entro cui appare il tempo, entro cui appare il divenire, entro cui appare la dualità, entro cui appaiono gli opposti. Ma siccome è la natura della realtà tutto questo, è chiaro che alcune cose che, anzi tutte, forse tutte, ma soprattutto quelle cose come gli opposti, appaiono, quindi in qualche modo sono il che di prima, c'è quando appare un opposto. Il punto è che non sono come appaiono. Mi spiego meglio. Se tu hai un miraggio, va bene, e vedi in fondo al deserto l'acqua, non puoi dire che il miraggio sia inesistente o irreale, perché qualcosa appare. Se qualcosa appare, quel qualcosa c'è. Adesso poi che come è, che cos'è, è discutibile, ma se appare qualcosa vuol dire che c'è. Quindi il suo esserci fa sì che il miraggio è reale in quanto miraggio. Il punto è che non è come sembra, nel senso che quello che c'è di irreale è che laggiù l'acqua non c'è. E così Dio separato appare, quindi c'è, è reale in quanto miraggio, diciamo così, ma non è come sembra perché Dio non è separato. Allora, da questo punto di vista, la dualità appare nella non dualità e come tale esiste, ma non è come sembra, perché gli opposti, per esempio, sono creati dal fatto che il pensiero funziona nel pensiero astratto con cui noi normalmente descriviamo la realtà, funziona per coppie di opposti. Quindi se io dico largo, c'è stretto, se dico giusto, c'è sbagliato, se dico sopra, dico sotto, se dico bene, dico male, se dico conoscenza, dico ignoranza. Allora, siccome i concetti sono molto ben precisi, ecco, allora i concetti astratti sono fatti con coppie di opposti, che è come tradurre le infinite sfumature della realtà in una scacchiera fatta di bianchi e di neri soltanto,
che sono due opposti. Questo per l'organismo è molto utile perché le mappe con cui noi tracciamo la realtà con i nostri termini astratti fatti per opposti sono molto rozze rispetto alla ricchezza della realtà, ma proprio perché sono schemi semplificati permettono all'organismo di prendere decisioni rapide e quindi di sopravvivere, perché a volte ne va della vita e della morte la velocità con cui tu reagisci. Allora se invece di vedere tutte le sfumature vedo in bianco e nero, scelgo il bianco, scarto il nero, ho fatto. Quindi non è che non sono utili, ma la realtà non è fatta così. Allora il dualismo, il non dualismo, scusami, no scusa, il dualismo, la dualità non è che ci sono dei concetti opposti, non è che i nostri neuroni funzionano per schema binario, o sono accesi o sono spenti, diciamo così. Non è questo, questa è la natura che funziona anche così. Il problema del dualismo è pensare che se logicamente due opposti si escludono a vicenda e quindi sono separati, la realtà funzioni nello stesso modo. Cioè pensare che la realtà funziona secondo le stesse leggi logiche che rendono i due opposti mutualmente esclusivi. Questo è il problema. Due opposti dicono che se una cosa è vera, non è falsa, e se una cosa è falsa, non è vera. Allora, però nella realtà questo non è così. Gli opposti sono inseparabili. Se tu, io faccio spesso questo esempio, se tu fai in un foglio di carta una linea verticale, lo distingui in un destra e sinistra. Sono due opposti. La destra logicamente non può essere nello stesso tempo la sinistra non può essere la destra. Ma se io ti chiedo, senti, a me mi sta antipatica la sinistra, mi disegni solo la destra, come fai? Per disegnarmi la destra, tu devi disegnarmele tutte e due, perché quella linea che apparentemente le separa indissolubilmente è quella che le crea, capito? E quelle sono linee solo mentali, concettuali. La realtà non è così, perché la realtà che nell'esempio che ti ho fatto è il foglio è destra o sinistra? Allora la risposta qual è? O dici è tutte e due, o dici non è né l'una né l'altra. Ed è esattamente quello che dicono i mistici quando parlano della non dualità, eccetera. È non due, ma non è neanche uno. Non è uno, ma non è molteplice. E così via, capito? Sì. Puoi dire che è nello stesso tempo essere e divenire, oppure puoi dire che non è né essere né divenire. I linguaggi apofatici nascono da questa consapevolezza che la separazione degli opposti tipica dei termini astratti, che ha una sua vero o falso di tipo logico, non si applica alla realtà. La realtà non puoi credere che la realtà sia fatta veramente così. Puoi applicare questi schemi perché la semplificano e ti aiutano ad adattarti alla realtà, ma sempre con l'idea che però la realtà non è fatta così. Invece noi, e soprattutto quando emotivamente siamo implicati in una situazione, tendiamo a regredire e a vedere tutto in bianco. E questa è probabilmente c'è non so, di fronte a un pericolo, la paura, eccetera, fa sì che si regredisca a vedere tutto in bianco e nero per opposti che si escludono a vicenda perché, ripeto, una cosa semplificata così, nel momento che devi agire velocemente, ti fa agire più velocemente, perché ti permette, però è chiaro che ti perdi la ricchezza della situazione, la complessità della situazione e quindi prima o poi se non ritorni a vedere le sfumature dei mille colori e continui ad andare a bianco e nero, prima o poi sbatti contro il muro. Ok, grazie. Chiedo scusa, posso fare una domanda io? Certamente.
A questo punto chiedo scusa, ne approfitto. Magari è un po' becera come domanda, perdonami. Però è una cosa che tra l'altro ti volevo chiedere anche in altre occasioni. Quando noi guardiamo verso l'Oriente, no? Verso le tradizioni orientali, lo facciamo per diverse ragioni, eccetera. Ero curioso di chiedere proprio a te, perché ne hai avuto un'esperienza diretta, cioè in che modo poi le persone che fanno parte di quei contesti guardano la nostra curiosità di occidentali verso le loro tradizioni. Cioè sono accoglienti, nel senso che è una cosa che fa piacere nei contesti spirituali che vengono dall'Oriente, o è una cosa che è vista magari con perplessità, come per dire, ma perché questi leggono le Upanishad? Cioè, perché lo fanno? Beh, dipende dalle persone, no? Dipende da caso a caso. E certamente, così come noi abbiamo avuto il fascino di certi aspetti della spiritualità, che ne so, indiana, così gli indiani adesso vanno pazzi per i gadget elettronici, i telefonini, le cose, sono completamente persi, e quindi gli può sembrare molto strano che uno vada a interessarsi delle antiche Upanishad, no? Eccetera. Quindi, ma sai, questo fa parte dei cambiamenti storici. Sì, sì. La storia continuamente va proprio l'alto e il basso, no? Che si cambiano di posto. Quindi noi siamo magari vittime dei guru e loro sono vittime della nostra tecnologia. Curioso. Vabbè, a questo punto chiedo anche un'altra cosa, se è possibile, poi però non parlo più, lascio spazio a qualcun altro, non so se c'è spazio e tempo. Ti è mai capitato di... No, non voglio fare domande personali, vabbè, lasciamo perdere. Come si fa a riconoscere quando abbiamo di fronte a noi un maestro, o comunque uno che si atteggia come un maestro, che però ci sta dando delle indicazioni che non solo possono essere sbagliate, ma che ci possono anche creare dei problemi? Perché magari ci dà delle indicazioni di meditazione che possono in realtà andare a rinforzare dei problemi che già abbiamo, o semplicemente magari, ecco, perché ci fornisce delle illusioni. Da cosa si può riconoscere? Dunque, allora, intanto la prima domanda che uno si dovrebbe fare è: che cosa sto cercando e perché? Allora, nella ricerca della liberazione, cioè, come dicevamo prima, nella ricerca di una completezza, di un senso di unità che ci manca e che è ciò da cui viene fuori quel profumo che noi chiamiamo felicità, perché quando noi anche siamo felici a volte nella vita, che è diverso dal piacere, no? Provare un piacere è una cosa, quando noi invece ci sentiamo felici in certi momenti della nostra vita, questa felicità è esprimibile con il pensiero: in questo momento non mi manca niente, ma mi va bene così, non desidero nient'altro, non ho una mancanza, sto bene così in questo momento, è tutto completo. Quindi la felicità è la fragranza che emana dalla completezza. Questa completezza spesso crediamo che ci manchi, per via che sentiamo quella perdita di unità dovuta al fatto che ci viviamo come un io separato, e quindi nasce il cercatore. Il cercatore cerca questa completezza, ma come abbiamo detto, siccome cercare vuol dire non avere, e siccome questa completezza in realtà noi non l'abbiamo mai persa, perché la realtà è rimasta uguale a quando eravamo piccoli. Cioè noi in realtà la follia è che noi, rispetto a quando eravamo piccoli e ci sentivamo completi e in un'unità,
non abbiamo perso niente, non è andato perso niente, si è aggiunto qualcosa, cioè la stramba idea che siamo neoseparati. Questa è che ha innescato un sogno e noi ci troviamo nel sogno di essere incompleti. Così come uno può sognare di essere poverissimo e di non sapere come fare per andare avanti e si comincia a arrabattare, a cercare di fare soldi, magari anche avvenendo a compromessi morali e poi si sente in colpa perché ha fatto i soldi e tutto questo ricerca di soldi rispetto a una povertà assoluta che uno sente, a un certo punto finisce perché quando mi sveglio non è che dico ah, sono diventato ricco, semplicemente mi rendo conto che non sono mai stato povero, che il povero era e non ero neanche il personaggio del sogno che si sentiva povero, perché svanisce pure lui quando mi sveglio. Quindi se noi ci troviamo nel sogno del cercatore, che non si accorge che in realtà non ha perso mai niente, ma è convinto di questa perdita e comincia a cercare, il cercare stesso lo convince che gli manca, perché qui io cerco quando non ho, quindi più cerco, più mi convinco che non ho. E quindi più rinforzo il senso di perdita che mi fa cercare, e cioè tutti i tentativi che faccio di trovare attraverso la ricerca non fanno che prolungare il sogno e non mi fanno svegliare perché guardo sempre alla soluzione un po' più in là dell'adesso, dove c'è la completezza. Cioè, siccome io non mi rendo conto che la completezza è già qui, la cerco nel futuro, cerco di raggiungerla fra un minuto, fra 10 anni, fra 10 vite, ma sempre dove non c'è l'adesso, mentre lo puoi trovare solo adesso, chiaro? Mentre stai sempre a guardare un po' più in là. E quindi è un cane che si rincorre la coda, cioè non finisci mai, perché siamo troppo impegnati a cercare la felicità per accorgerci che è qui e che qui quanti passi ci vogliono per arrivare a qui, quanto tempo ci vuole per raggiungere l'adesso. E quindi, allora però, se io mi trovo in questa trappola del sogno del cercatore, vado a cercare dei maestri che mi dicano come fare per raggiungere la completezza. E troviamo tanti maestri che ti dicono, certo, come no, devi fare XYZ, una condotta morale, oppure devi fare tanta meditazione di quel tipo, mi raccomando, perché se la fai in un altro modo non funziona. Poi devi fare delle donazioni, magari, poi sì, alcuni non lascia tutto e vieni con me perché la mia grazia o la vicinanza te lo dà. Oppure ti dice, no, fai meditazione e vedrai che fra 20 anni. Ecco, però che cos'è questo? È uno che si sta rivolgendo a chi? A te come un individuo separato, in grado di fare delle scelte, dotato di libero arbitrio, e che deve fare qualcosa per diventare diverso da com'è. Perché poi è sempre questo il coso, che io mi sento incompleto e quindi per essere completo devo cambiare me stesso. E allora è chiaro che nel momento in cui io vado da un maestro e quello mi dice fai queste cose, va bene? Mi sta rinforzando l'idea che io posso farle perché decido di farle e perché le faccio. Cioè che io sono un io separato, incompleto, che deve fare queste cose per cambiare se stesso e finalmente diventare degno della liberazione. Ma se la liberazione è il tutto, se la liberazione è la completezza del tutto, beh, allora deve stare qua, se no non è un tutto. Se il tutto sta là e io non sto fuori dal tutto, se c'è un infinito là e io sono limitato e devo entrare nell'infinito, vuol dire che quello non è infinito perché ci manco io, capisci? E allora ecco che le istruzioni per arrivare a diventare altro da sé sono un modo di prolungare il sogno e non accorgermi che io adesso
con tutti i miei difetti, con tutte le mie caratteraccio, con tutte le mie cose, sono già quello che cerco. Sono già quello che cerco. Va bene, però allora io che non mi devo migliorare? Ma chi te l'ha detto? Migliorati. Ah, ma allora non serve a niente a fare meditazione, non posso meditare. Ma perché? Se ti piace, fallo. È un'attività come tante altre, ma sarà un'attività che avviene spontaneamente, come un ornamento di quel che è il mio esserci e che è sempre quello e che è fuori del tempo e che non nasce e non muore. Ecco, allora questo è diverso se tu invece non, diciamo, se esci dall'idea del cercatore, cioè se questa cosa è venuta meno, ma magari vuoi fare meditazione perché ti fa star bene, per stare bene, per star bene come uno può dedicarsi a, che ne so, alla cucina, alla pittura, alla musica. E allora, in fondo, far musica o far meditazione hanno degli aspetti simili. E allora, perché no? E vai da un maestro di meditazione. Ecco, allora, come si fa a riconoscere questo? Allora, se nel primo caso, cioè in cui tu sei un cercatore, ne stai nel sogno del cercatore e cerchi un maestro, puoi incontrare il maestro, ma lo puoi incontrare come una funzione, cioè lo puoi incontrare leggendo una frase di un libro, lo puoi incontrare in una situazione di vita molto difficile, durante un mal di denti, lo puoi incontrare in un impiegato scortese di ufficio, lo puoi incontrare in uno che dice io sono un maestro, va bene? Allora, però che un vero maestro che cosa ti può dire? Fai X, fai Y, fai Z? No. L'unica cosa che ti può dire è questa. Fra te e me non c'è nessuna differenza. Siamo due maschere dell'uno. Magari non te ne rendi conto adesso, ma questa è l'unica cosa che ti può dire un maestro. Te la può dire, te la può far capire in tanti modi. Io e te non siamo due. Uno ha detto una volta che l'unica differenza fra un risvegliato e un non risvegliato è che il non risvegliato crede ancora che ci sia una differenza. Tutto lì. Se invece tu vuoi imparare, che ne so, una meditazione, qualcosa che ti faccia star bene, che armonizzi la mente con il corpo, che purifichi i chakra, che ti faccia sentire meglio, che smussi i conflitti, che ti faccia aprire di più all'attenzione alla vita quotidiana. Ci sono un'infinità di pratiche meditative diverse e che hanno anche spesso scopi diversi, che possono fare molto bene al corpo e alla mente. Allora vai da un maestro, dice come si fa a capire se, ecco, allora la prima cosa è se non si atteggia nel modo che ti dicevo prima, a fare il maestro che ti dice io ho raggiunto XYZ, adesso fai come ti dico io, perché lì c'è sempre sotto una fregatura. In secondo luogo, e quindi spesso gli insegnanti migliori di meditazione si pongono come insegnanti di meditazione. Cioè, come insegnante di meditazione, una persona che se tu vuoi imparare a suonare il pianoforte, vai da uno che è un pianista, cioè che si è allenato un sacco e vedi che lo suona bene il pianoforte, no? E allora ti dirà, cioè, questa è la questione. E poi l'unico criterio comunque è sempre quello del pragmatismo, cioè si giudica dai frutti. Cioè nel momento in cui tu vuoi imparare qualcosa da qualcuno, è chiaro che tu devi dare fiducia, diciamo, una fiducia totale, ma a tempo determinato, diciamo così. E fare quello che ti insegna. E in realtà a volte è successo di persone con dei maestri completamente inattendibili che hanno avuto dei benefici perché l'hanno fatto con tutto il cuore e quindi magari il modo di
usare la tecnica, di dare era completamente sbagliato, ma se tu ci metti la tua energia, ne ricavi qualcosa, anche se ti fanno fare una cosa che non ha nessun senso, no? No, però adesso, a parte questo, voglio dire, ecco, poi col tempo si vede. Sempre citando Spinoza, no? Quel grande filosofo che, come sapete, ha avuto tanti guai nella sua vita, è stato maledetto, cacciato via, eccetera, e per tutta la vita non ha pubblicato la sua opera fondamentale, perché se la pubblicava finiva male, lo ammazzavano. Quindi per tutta la sua vita l'ha letta con i suoi amici che gli volevano molto bene, e ha continuato a campare molando le lenti, che poi probabilmente è stata la causa della sua breve vita, perché i polveri delle lenti molate chiaramente vanno ad attaccare i polmoni. Vabbè, però diciamo che lui ha vissuto secondo questa sua visione di questa non dualità assoluta fra Dio e il mondo, cioè Deus sive natura. Prima si parlava di Dio. Dio e natura sono la stessa cosa, ma natura non è i monti, gli alberi, la natura è la sostanza, cioè quel che dicevamo prima, è l'essere, che non può non essere e che non può essere visto se non attraverso i suoi modi, no? Ecco. Vabbè, insomma, e quindi lui ha sempre campato così. Quando una università di Heidelberg gli hanno detto se voleva andare a insegnare filosofia, lui ha detto: ma poi posso dire quello che penso? Gli hanno detto sì, nei limiti del rispetto per la Chiesa e per lo Stato. Ha detto ok, continuo a molare le mie lenti, perché sennò finiva male pure lì. E un giorno la sua padrona di casa, che seguiva una setta cristiana, sapete, l'epoca lì c'erano le guerre di religioni, c'erano tante sette, ognuno diceva che la sua era la migliore. E allora la sua padrona di casa dice: senti, io seguo sta setta cristiana qua, però io vedo che c'è sta quella, quell'altro, io non so, ma allora qual è la migliore, cioè come faccio bene, faccio male a seguire questa setta? E lui ha detto: senti, ma tu da quanto la segui? La segui da un certo tempo. Ti fa star bene? Sì, e allora continua. Cioè, questo è il pragmatismo che ti fa vedere se c'hai un buon insegnante di meditazione o no. Umiltà, cioè non dire io sono arrivato, fai quello che ho fatto io e allora vedrai che pure tu arriverai chissà dove. Umiltà, insegnare è bello, è un rapporto paritario, nel senso che c'è una differenza, ma non c'è una separazione. C'è la differenza che uno ha più esperienza di te in quel campo e la condivide con te, una cosa viva. Quindi c'è una differenza, ma non c'è una separazione. Ecco perché anche nel campo spirituale dico sempre che la figura del guru, che in India ha un senso, perché si fonda anche su elementi diversi, però qui da noi secondo me crea più problemi di quanti non ne risolva. Mentre invece l'idea di amicizia, secondo me, è quella che rende di più l'elemento non dualista, perché quando si vedono degli amici ognuno è diverso dall'altro e l'apporto che può dare è diverso da quello di tutti gli altri, ma gli amici stanno tutti sullo stesso piano e quindi c'è una unità nella differenza e una differenza nell'unità data dall'amicizia. E questo secondo me riflette molto meglio il principio della non dualità. C'è tempo per un'ultima domanda, se qualcuno vuole. Allora, devo io, Mauro. Ah no. Vai. No, se sono due va bene lo stesso, dai. No. Adesso io vedo... Vabbè, allora... sono Piero e... Alessandro. Ah, Alessandro, ok. Dai, prima quello che è, insomma, sì, tanto facciamo tutte e due. Dai. Allora, vado io? Ciao, sì, dai, Alessandro. No, mi ha ricordato quando hai citato Master Eckhart, e volevo chiederti di una
di una frase, per cui è stato anche tratto un libro che non ho letto, riguardando il discorso di Dio. Se non ricordo male, prego Dio perché mi liberi da Dio. E mi è sempre rimasta impressa questa frase di Meister Eckhart, che volevo chiederti appunto cosa ne pensavi tu. Beh, è l'equivalente del detto zen: se incontri un Buddha, uccidilo. Nel senso che se tu incontri un Buddha fuori di te e ti senti separato da lui perché lui è illuminato e tu non lo sei, non riuscirai mai a scoprire dentro di sé il fatto che, come dicono i buddisti, il bodhicitta, cioè il principio dell'illuminazione, fin dall'inizio sta dentro di te. Quindi nella misura in cui tu lo attribuisci a uno fuori di te, non lo vedi dentro di te, quindi devi uccidere i cosiddetti idoli, no? Quando Gesù a un certo punto risorge, se non spero di ricordarmi bene, quando Gesù risorge e parla con i suoi discepoli, a un certo punto gli dice che se ne andrà via e loro gli dicono: no, rimani con noi, maestro, no? E lui dice: no, perché se io non vado, lo spirito, la terza persona della Trinità, non potrà scendere dentro di voi. E lo spirito, quando scende, loro cominciano a parlare le lingue, cioè è una cosa interna. Quindi è come dire, se voi vi limitate a vedere me come eccezionale, eccetera, eccetera, non riuscirete mai a trovare lo spirito di Dio dentro di voi. Quello scenderà su di voi se io me ne vado come separato da voi. E questa siamo la stessa cosa. Se Dio è un concetto, allora io devo andare oltre il concetto di Dio per scoprire che quel Dio è tutto questo. E quindi è una bella frase ed è importante questo aspetto, no? E tra l'altro diceva Alan Watts, sempre con un po' di humor, che Gesù non ha mai detto solo io sono figlio di Dio. Ha detto più volte che mio padre, eccetera, ma non ha detto io solo, voi no. Come poi nella teologia è stato molto sottolineato che lui era il figlio di Dio e noi no, noi siamo... per cui diceva Alan Watts, se fosse andato in giro in India dicendo sono il figlio di Dio, gli avrebbe detto bravo, te ne sei accorto pure tu, no? È chiaro questo, no? E quindi la scoperta di questi aspetti anche del cristianesimo, insomma, se leggiamo i testi si scoprono tante cose e molto spesso le traduzioni sono state completamente cambiate. Tony Parsons, che aveva avuto nel passato un periodo di cristianesimo, seguiva il cristianesimo, a un certo punto scoprì, dice, io rimasi sconvolto quando mi accorsi che, adesso non mi ricordo il termine greco, che nel Vangelo, credo di Giovanni, adesso non mi ricordo dove, veniva la frase tipo pentitevi, quella che è stata tradotta con pentitevi, il testo indica un completo ribaltamento di situazione. Cioè, non ha niente a che fare con l'idea di pentirsi, capisci? È un cambiare prospettiva, metterla sotto sopra. Quindi, insomma, cioè, pensate qua, le traduzioni che cosa fanno. Poi noi non abbiamo niente di quello che veramente un Gesù ha detto nella sua lingua. E se noi confrontiamo non solo i 4 Vangeli, ma altri Vangeli che sono antichi come i 4, tipo quello di Tommaso, sembrano insegnamenti fatti da un altro. Allora, allora è l'aspetto creativo di queste persone che evidentemente avevano un'infinità di semi e di possibilità che poi chiunque poi coglieva in base a quello, al suo terreno di ricezione. Sì. Grazie Mauro. Prego, c'era... Sì, ciao Mauro.
Pietro, vero? Sì. Beh, adesso sono state dette tante cose, per cui anche un po' tardi. No, ero solo stato stuzzicato dalla domanda di Mario sui maestri, perché in effetti c'è tanta roba in giro, c'è tante cose su internet e alle volte non si sa come districarsi. E ho sentito perfino due persone che tu citi spesso, come appunto Tony Parsons e Rupert Spira, che ci sono delle cose, ad esempio Tony Parsons ha fatto non dico una critica, ma comunque a Rupert Spira, uno che gli ha fatto una domanda. Sì, mi ricordo. Diceva che è difficile, e dopo lo prendeva un po' in giro amabilmente, cioè dicendo dice, la consapevolezza della consapevolezza della consapevolezza, e dopo si è messo a ridere. Come dire, non dovrebbe essere così complicato, è tutto molto semplice. Allora alle volte per questo ci si chiede come districarsi, però la risposta che hai dato tu mi sembrava molto valida. Insomma. No, è interessante quella cosa che, insomma, è perché in realtà lì c'è un fraintendimento terminologico, nel senso che come vedete, per parlare di queste cose si possono usare discorsi molto diversi, a volte anche opposti. Perché? Perché la non dualità è oltre le parole, oltre i concetti. Quindi il punto è arrivare a un punto in cui si cade nella non dualità. E questo si può fare in modi opposti. Un esempio tipico è un po' come quando due persone vanno, uno a est e uno a ovest. A un certo punto, prima o poi, dall'altro lato della Terra si incontrano allo stesso punto, anche se sono andati in due direzioni opposte. Per esempio, nella storia indiana, noi abbiamo due sistemi, uno il buddismo, ma il buddismo detto così, ci sono un'infinità di scuole, adesso diciamolo in soldoni. Il buddismo da un lato, il Vedanta, l'Advaita Vedanta dall'altro, che hanno spesso delle posizioni completamente opposte per quello che riguarda il sé e il mondo. Nel senso che per l'Advaita Vedanta il sé, l'Atman, in realtà coincide con tutto ciò che è, con il tutto. Mentre per il buddismo il sé non c'è, è una costruzione mentale. Ora esiste solo il mondo senza sé, mentre invece per loro esiste il sé e il mondo identificati. Quindi, però, qui si sta parlando della dualità di soggetto e oggetto. Questo è il punto. Allora, da un certo punto di vista, per il Vedanta, l'oggetto è riassorbito nel sé, perché il sé è consapevolezza universale. Quindi il vero sé è consapevole e il mondo appare nel vero sé. Questo è quindi si toglie l'oggetto, se volete, ma che cos'è il soggetto se manca l'oggetto? Non è più neanche il soggetto, è la realtà. E quindi si cade oltre la contrapposizione di soggetto e oggetto. Il buddismo lo fa negando l'opposto, cioè dice non c'è il sé, ma anche se non c'è il sé, che cos'è il semplice oggetto? Non è più un oggetto, ovviamente, perché deve comprendere tutto quello che prima chiamavamo sé. E quindi si va oltre anche qui la dualità di soggetto e oggetto. Quindi diciamo che i discorsi possono essere vari. Il problema nella cosa fra Tony Parsons e Rupert Spira è che Rupert Spira usa moltissimo l'idea di coscienza. Anzi, lui proprio aderisce a una visione idealistica, cioè esiste solo la coscienza. Empirismo e idealismo, nel senso esiste solo la coscienza, tutto ciò che è la nostra esperienza del mondo, per essere esperienza appare nella coscienza. Non c'è niente che possiamo dire che c'è oltre la coscienza. E quindi la cosa misteriosa non sarebbe la coscienza, ma casomai la materia. Come possiamo pensare che esista una cosa fuori dalla coscienza se tutto quello che vediamo è soltanto nella coscienza, eccetera, eccetera, eccetera. Tony Parsons, quando invece usa la parola coscienza,
e si riferisce a quella forma di dualismo per cui sono sempre cosciente di qualcosa. E quindi il vero essere, lui usa di più la metafora dell'essere, il vero essere è oltre la coscienza e per lui la coscienza è un fatto momentaneo. Quando uno è vivo e cosciente, poi se ne va la coscienza, no? Beh, perché gli dà un riferimento più individuale, più legato a una funzione del corpo e della mente. E allora nel momento in cui usano la parola coscienza, che per Spira vuol dire tutta la realtà, quindi non è la coscienza come noi possiamo immaginare individuale, nell'altro così si creano queste differenze. D'altra parte però è chiaro che nel momento in cui tu dici no, ma uno come si orienta? Secondo me, una volta che uno si rende conto che per esempio quella persona ti stimola, uno può essere più ricettivo al linguaggio di Tony Parsons, un altro può essere più ricettivo alla limpida razionalità del linguaggio e sono due opposti anche caratteriali, perché Rupert Spira è calmo, tranquillo e molto lucido, razionale, logico. Tony Parsons è un burlone che ti leva tutto il tappeto da sotto i piedi e ti fa sentire la vertigine della caduta nell'ignoto, capito? Quindi sono due modi molto diversi, altrettanto interessanti, anche perché alla fine uno deve lasciarli comunque. E quindi credo che la cosa importante sia che uno si senta una sintonizzazione con quello, che senti che questa vitalità ti apre, qualunque cosa sia, uno la segue e poi dopo va oltre, perché poi chiaramente sono sempre formulazioni di ciò che non può essere né compreso né spiegato, anche se per esempio Rupert ritiene che il pensiero possa essere molto utile, più gradualista, mentre invece Tony Parsons è più netto nel dire che niente ti porta a ciò che è qui. Quindi insomma, a me piacciono tutti e due e quindi mi interessano tutti e due, però ecco, poi ognuno ha il suo stile, insomma. Bene, allora se non c'è qualche domanda urgente che uno dice no, guarda, non posso andare a dormire questa sera senza farla, direi che possiamo salutarci qui, ringraziando tantissimo al solito Olivia e Fabrizio che si sono sobbarcati questa... Ma è un piacere. questa cosa e eroicamente anche quando sono stanchi, anche quando loro sempre col sorriso affrontano queste organizzazioni e quindi ci vediamo se vi va la prossima volta che è a maggio e poi avremo anche un ultimo incontro più avanti a giugno.
Grazie.